Cari amici, benvenuti o bentornati in questo video. Sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. Perché vi trovate in questa playlist? Perché avete cercato e fortunatamente trovato Gennaro alla voce Filmic Pro. Si parla nuovamente di Filmic Pro, la versione 7.2. Quindi non troverete solo questo in questo canale, altre playlist ovviamente riguardanti sempre il mondo mobile, accessori, applicazioni eccetera eccetera. Quindi se volete iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Grazie, vi ringrazio ovviamente in anticipo. Di cosa parliamo? Parliamo nuovamente di Filmic Pro, arrivata al 7.2 ragazzi, lo so. Abbiamo da una parte quelli che si incavolano con Filmic Pro e quelli che invece l'adorano. Io sono dalla parte che l'adorano, mi scuserete, ma ovviamente sta facendo veramente passi da gigante, sta arrivando veramente a dei punti veramente incredibili, sia di qualità che di prestazioni e strumenti che ci mette a disposizione. Questa è la piantina, che faremo la prova dopo. Quindi cosa devo dire ancora diciamo a favore di Filmic Pro? Ovviamente chi la usa per professione oppure anche per hobby, per la sua azienda, perché vuol migliorare le riprese, giustamente l'abbonamento ha senso. Oppure come me, io ogni tanto faccio qualche video per qualche cliente, ma buona una settimana e poi basta. Quindi se non la usate tutti i mesi o tutte le settimane, o la usate ogni 15 giorni, magari 2,79 €, 3,79 € alla settimana non sono neanche tantissimi. Però ovviamente c'è l'altra fascia, chi ha acquistato già Filmic Pro, ricordo la versione 6 è disponibile per chi ha acquistato la versione precedente prima dell'aggiornamento, quindi si può usare liberamente la 6.0. non vale ovviamente per i nuovi utenti che devono per forza abbonarsi, ma chi era già utente Filmic Pro può veramente, non è che può veramente, può ritornare alla 6.0 Legacy, come abbiamo visto già in un video. Quindi detto questo, andiamo a vedere le 3 novità e poi alla fine le commenteremo insieme. Sono veramente eccezionali. Bene ragazzi, non ci resta che andare a vedere le 3 novità succulente che sono state introdotte in Filmic Pro. Andiamo all'interno delle impostazioni, ci rechiamo nella scheda, quello che riguarda l'interfaccia, e come vediamo la prima cosa che troviamo è questa qua, mostra tocchi. Vuol dire che praticamente vedete, già lo vedete, se cambio colore lo vedete ancora meglio, vedete, mostra proprio il pallino che indica il nostro dito. Quindi questo significa che ovviamente questa funzione è adatta soprattutto a fare formazione, a insegnare, ok, a utilizzare Filmic Pro. Con questo slide possiamo aumentare e diminuire la grandezza del pallino, ma ora andiamo a vedere, se clicchiamo esternamente, vediamo anche il mio mouse, vedete anche il mio mouse, ok, fa praticamente il tocco, ma se adesso lascio il mouse e prendo il dito, vedete anche qui, ok, vedete il tocco che si forma. Quindi bene, questa funzione per ovviamente fare formazione su Filmic Pro, e qua abbiamo visto che possiamo cambiare i colori. Bene, spegniamo la funzione perché c'è il mouse. Un'altra diciamo funzione che è stata aggiunta è questa qui, che riguarda le linee guida. Le linee guida sono di tutti questi formati qua. Abbiamo anche, io l'avevo già settato, praticamente vi ricordate, no? Sulle vecchie videocamere c'era l'area di salvataggio, no? Quella che praticamente vi permetteva di capire quando un personaggio, una persona usciva dallo schermo, e questa è proprio diciamo l'impostazione che si usa per la televisione. Poi ci sono ovviamente tutte queste altre griglie, ma mettiamo questa e vediamo i colori. I colori ovviamente si può mettere bianco, se vado fuori ovviamente vedete che è stata messa bianca, oppure posso cambiare colore nuovamente recandoci sempre nelle impostazioni e nell'interfaccia, nero. Perché cambiare colore? Perché se ho una scena scura magari meglio mettere un colore chiaro, se ho una scena chiara meglio mettere un colore scuro, ok? Scura. Vedete, è molto utile secondo me questa funzione per facilitare la composizione dell'immagine, ma abbiamo ancora una
un'impostazione che secondo me è quella migliore, ok, che sarà introdotta in Filmic Pro 7.2. È l'aiuto alla messa a fuoco. Abbiamo 3 gradi di zoom, cioè quando io andrò a toccare lo slide dello zoom, dello zoom del focus, verrà effettuato uno zoom, ovviamente come l'ho impostato io, 2, 3, 4 per facilitarmi la messa a fuoco, per avere una messa a fuoco più fine. Io faccio per 4 così ci rendiamo conto, ok, di cosa sto dicendo. Adesso esco dalle impostazioni, clicco, ok, una volta lungo sulla messa a fuoco, vado col dito, perché non posso fare col mouse, a tirare su e giù lo slide. Vedete che, ok, viene zoomata praticamente la parte che io, ok, sto riprendendo, ok. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo la possibilità di andare a mettere una messa a fuoco più precisa. Se io metto questa pianta, non so, anche il guanto perché fa un po' freddino, ragazzi, ok, vedete che io posso mettere a fuoco precisamente questa parte qui che ho adesso messo all'interno della mia inquadratura. Quindi un aiuto non indifferente per la messa a fuoco più fine. Ovviamente, come tutte le impostazioni, se la spengo non funziona più. Bene, benissimo. Filmic Pro sta veramente arrivando a essere un'applicazione, secondo me, quasi assoluta nel mondo del mobile videomaking. Bene, la piantina ha fatto il suo dovere. Avete visto le novità? Sono veramente eccezionali. Andando avanti così arriveremo veramente ad avere nelle mani una super videocamera, ok? Visto anche poi gli ultimi smartphone, quindi avremo sempre prestazioni più elevate. Abbiamo visto le tre novità. A me quello che è piaciuto tantissimo è il focus, l'assistente al focus, perché veramente ci dà una mano a mettere a fuoco più preciso il nostro soggetto, oggetto, quello che vogliamo. Detto questo, io vi invito ovviamente a condividere, se volete, questo video con i vostri amici e i vostri conoscenti, e altresì vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Quindi, detto questo, vi ringrazio tantissimo per i feedback e per gli iscritti che stanno arrivando. Spero di poter continuare sempre a fare il mio lavoro sempre meglio, ma sempre naturale, ok? Naturali, sono così e così mi prendete, ok? Quindi vi ringrazio e vi do un appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!